Ciao a tutti, ben ritrovati per una nuova reaction. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach e oggi andrò ad ascoltare Diana Ankudinova che canta Dernière Danse. Questa è la sua prima audizione ufficiale, in realtà ne aveva fatte altre prima, quindi andrò ad ascoltare anche quelle, però questa è la prima audizione per questo programma russo che si chiama You Are Super e in cui è stata poi scelta e selezionata e poi ha fatto un percorso successivo. Questo brano è una cover, io non conosco la versione originale, quindi probabilmente l'andrò ad ascoltare in un secondo momento, cantata in francese, suppongo dal titolo. Diana Ankudinova è una cantante di 14 anni in questa esibizione, ok? È del 2018 questo live. È veramente impressionante il fatto che già così giovane riesca a ottenere un successo così internazionale su un palco del genere. Sono molto curioso di andarla ad ascoltare. Io ovviamente dovrò interrompere il video in più parti per dare dei commenti tecnici. Se volete vedere il video originale senza interruzioni lo trovate qui sotto in descrizione. Andiamo insieme. Прикольно. Вот так. Mamma mia, ma io condivido appieno i volti dei giudici che si guardano come per dire mamma mia, ma cosa sta facendo? Veramente impressionante. Io ho già fatto un'altra reaction su Diana Ankudinova, che però era una reaction successiva, diciamo a livello cronologico, perché era già il 2019 su Wicked Game. Ho preferito qua ripartire un po' dall'inizio per farmi un'idea più chiara della sua voce, ed effettivamente lei è veramente originalissima, ha questa vocalità strana ma particolare, proprio inusuale, come qualcuno mi ha scritto nei commenti, ma molto efficace. L'originalità è una cosa veramente difficile da costruire, da trovare oggi, ok? Perché la maggior parte delle cose che sono state fatte musicalmente appunto sono già state fatte ed è difficile fare qualcosa di nuovo. Lei ha un suono che non ho mai sentito prima, è veramente unica nel suo genere, particolarissima, e ha ogni tanto queste modulazioni con cui gioca molto con la sua voce, in cui proprio va a inscurire il suo timbro e lo va a rendere, sembra quasi un timbro maschile, veramente interessante e impressionante. Molto brava a cantare in francese. Io il francese non lo conosco benissimo, però mi sembra molto credibile, molto efficace anche nella sua pronuncia, e molto brava nel gestire il palco. Ecco, una cosa che preferisco di questa esibizione rispetto all'altra che avevo già visto è il fatto che qui, a parte queste visual che ci sono dietro in questi schermi e le luci, ovviamente
non c'è una grande scenografia intorno, perché questa è la sua prima audizione per il programma, quindi ci sta, e quindi il palco lo deve gestire da sola, deve creare lei con le sue sole forze tutto quello che le serve per catturare il pubblico e l'ascoltatore e i giudici. E lo sta facendo molto bene. Guardate all'inizio, ritorniamo un attimo all'inizio e poi andiamo avanti. All'inizio, intanto lei entra tutta contenta, tutta solare, poi appena inizia la canzone, inizia la musica, cambia personalità. Guardate com'è concentrata, occhi chiusi, diciamo testa bassa, e è già concentrata su quello che deve dire, su quello che deve fare. Anche come modula, no, le parole e la mimica anche del viso e poi anche del corpo quando inizia a muoversi, è tutto funzionale alla sua interpretazione, molto emotiva, molto sentita ed espressiva, veramente brava da questo punto di vista, è molto matura, ha 14 anni ragazzi, ma questa qui come fai a cantare con una maturità del genere a quell'età? Io a 14 anni non avevo neanche idea di cosa fosse la musica, canticchiavo così per conto mio e facevo comunque schifo. Lei è bravissima e super matura, non sembra assolutamente una cantante di 14 anni. Sembra un'adulta navigata che ha fatto tante esperienze sul palco, veramente incredibile. Прикольно. Так. Ed è molto importante proprio l'inizio della canzone. Se all'inizio sei credibile, precisa e diciamo sei nel pezzo e già riesci a comunicare qualcosa con poche parole, allora hai già vinto. E infatti già la prima giudice va a premere il bottone, perché già all'inizio ti fa già capire che merita di stare su quel palco, d'accordo? Bellissimo anche come muove il corpo, sempre in modo funzionale alla sua interpretazione. Sentite questo timbro particolarissimo, modula la sua laringe e il suo tratto vocale in maniera veramente originale per creare questo suono unico, veramente unico nel suo genere. Mi piace moltissimo anche il suo look molto dark, abbiamo visto che un po' la sua personalità va verso quella direzione, e mi piacciono moltissimo anche queste modulazioni che fa, in cui fa dei piccoli salti in M2 per poi ritornare subito in M1, quindi fa dei piccoli, proprio degli switch in falsetto. Ho visto tra l'altro che in un'esibizione precedente, in cui purtroppo era stata scartata, cantava con uno yodel. Ecco, anche qua sta facendo una cosa molto simile, solo in certi punti, non sta cantando veramente con uno yodel prolungato, però in alcuni attacchi va a fare questa piccola modulazione, molto interessante, originale anche in questo caso. Anche qua. Ok, fa questa cosa qua, veramente interessante. Qua sembra che abbia cambiato ancora personalità quando va su questa nota bassa e guarda la telecamera in faccia, diciamo, proprio la guarda dritta negli occhi, sembra quasi che diventi ancora più aggressiva, no? E più, diciamo, sì, come se diventasse quasi una presenza, diciamo, inquietante. Veramente mi dà delle vibrazioni, mi fa venire i brividi, ma in senso positivo, perché mi
mi colpisce moltissimo questo suo modo di essere molto cangiante, molto ha una personalità complessa, veramente complessa e molto efficace anche in questo senso. Qua. Mamma mia, quindi ha fatto tutti questi melismi, questi fraseggi anche molto complicati, queste note non solo basse ma anche acute, non acutissime, comunque abbastanza acute, quindi si sta gestendo il suo suono, si sta muovendo su registri diversi, sta facendo sentire questi switch in M2, questi passaggi in falsetto, questi piccoli yodel, e poi questo suono che continua a mutare, a essere sempre cangiante e anche interpretativamente incredibile, perché poi anche qua sentite che sembra quasi che la voce sia rotta dal pianto. Allora, io questo brano, vi ripeto, non lo conosco, dovrei andare ad ascoltare bene e a leggere il testo. Se volete darmi anche voi delle indicazioni nei commenti, mi fate un grande favore, così scopro qualcosa in più anch'io di questo brano e anche di Diana Ankudinova, che sto scoprendo per la prima volta insieme a voi. Però mi sembra che la canzone sia abbia un retrogusto un po' amaro, ok? Quindi, anzi, molto amaro, ok? Per cui lei lo sta rendendo appieno questa sensazione, questo sentimento, e qui veramente è incredibile come qua sembra quasi che stia piangendo davvero, ed è un sacco comunicativa, è veramente comunicativa al 100%. Bellissimo. Bellissimo. Poi questo finale, diciamo, di nuovo in M2, ok, va proprio in falsetto qui a fare un fraseggio in M2. Scusate, qui. Ok, e poi sembra quasi che, finita la canzone, si spenga. Ok, aspetta questo finale, aspetta anche proprio l'applauso, ma rimane comunque dentro il brano, dentro il pezzo, fino alla fine. Quindi qua sembra quasi, non so, un automa che alla fine della sua performance si va a spegnere, ok, e va a chinare il capo e diciamo rilassa anche le braccia, ok. Anche a livello gestuale, a livello di gestione del corpo e del palco è veramente impressionante. Vi ripeto, una maturità vocale e diciamo da performer veramente incredibile. Alla fine si alzano tutti in piedi, perché giustamente come si fa a non alzarsi in piedi davanti a un'esibizione del genere dal vivo, tutta dal vivo, veramente incredibile. L'ovazione del pubblico parla da sé, veramente incredibile. Sicuramente continuerò ad approfondire questa artista originalissima, particolarissima, mi piace moltissimo. Farò altre reaction su di lei, mi raccomando, scrivetemi nei commenti quale potrebbe essere la prossima. Bene, grazie per aver visto questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima reaction. Ciao!